Ciao a tutti, oggi vi mostrerò come velocizzare il vostro workflow in VN Ensemble Pro 7 utilizzando alcuni comandi da tastiera. Innanzitutto in VN Ensemble Pro noi possiamo caricare sia strumenti proprietari di Vienna sia strumenti di terze parti. Non c'è una comando a tastiera per caricare gli strumenti di terze parti, però bisogna cliccare su questa icona in basso e selezionare allora il plugin, il player che desideriamo. Esistono però dei comodi comandi a tastiera per inserire gli strumenti proprietari di Vienna. Quindi per esempio con Command N inseriamo un'istanza di Vienna Instruments. Invece con Command Shift N inseriamo a questo punto un'istanza di Vienna Instruments Pro. Con Command 3 inseriamo invece un'istanza di Synchron Player. E invece con Command 4 inseriamo un'istanza di Synchron Pianos. Tutti questi comandi mostrati sono per Mac, ma per Windows sono identici, con la differenza che al posto di Command bisogna premere il tasto Control. A questo punto, premendo più volte uno di questi comandi, inserirete più volte la stessa istanza dello stesso strumento in modo molto comodo. Per cancellare invece un canale bisogna premere il tasto Delete. Non tutte le tastiere hanno questo comando, per esempio nel Mac le tastiere, quelle senza tastierino numerico, ne sono sprovviste e in quel caso bisogna premere Fn e poi la barra per cancellare, che si trova sopra il tasto invio. Se si vuole cancellare più di una traccia contemporaneamente, tenendo premuto Command si possono selezionare diverse tracce. Però nel caso volessimo cancellare più tracce contigue, basterà premere la prima traccia, poi premere Shift e l'ultima traccia della serie che vogliamo cancellare e poi sempre Fn o soltanto Delete e le tracce selezionate verranno cancellate. Con Command più A si selezionano tutte le tracce, mentre il comando per deselezionare tutti i canali in una volta sola è Command U. Il tasto F permette invece di scalare la grandezza dei canali, mentre con il tasto Command più B possiamo aggiungere dei canali ausiliari dopo la traccia selezionata. VN Ensemble Pro offre poi la possibilità di modificare in una volta sola più porte o canali MIDI. Per esempio, per assegnare alla stessa porta o allo stesso canale MIDI lo stesso numero, prima dobbiamo selezionare le porte che ci interessano e poi, tenendo premuto Shift, possiamo assegnare a tutti questi canali la stessa porta MIDI o eventualmente lo stesso canale, se vogliamo, sempre tenendo premuto Shift. Invece, se volessimo incrementare il numero sui canali, dovremmo premere Alt, Shift e poi il numero da cui partire e in automatico verranno assegnati a questi canali i numeri in ordine crescente. Un'altra comoda funzione è quella della duplicazione di una traccia, alla quale possiamo accedere semplicemente premendo Command più D o Ctrl D se ci troviamo su Windows e vediamo che la traccia viene duplicata. Per nascondere o visualizzare la lista di canali, il comando da premere è F2. In alcune tastiere bisogna tenere premuto anche Fn. Con F2 o con Fn più F2 visualizziamo o nascondiamo la traccia di canali. Con F3 invece visualizziamo o nascondiamo il mixer. Con F4 visualizziamo o nascondiamo l'istanza dello strumento. Con F5 invece visualizziamo l'automation mapping. E con F6 visualizziamo invece, nel caso l'avessimo acquistato, Mir Pro o Mir Pro 24, a seconda della licenza che possediamo. Nella finestra del mixer potrebbe essere utile voler visualizzare i canali con un'ampiezza ridotta. Questo simbolo permette di rimpicciolire i canali desiderati, però nel caso in cui volessimo rimpicciolire tutti i canali del mixer ci basterà tenere premuto Shift e cliccare su questo simbolo.
Nel caso in cui debba duplicare più canali, una volta selezionati quelli che mi interessano, posso copiarli con Command C, poi una volta deselezionati con Command U, premendo Command V, VN Pro andrà a inserire un'esatta copia di questi canali. Premendo Ctrl C invece visualizziamo la tavolozza dei colori e cambiando il canale possiamo colorarli in maniera diversa. Cliccando su questa barra in alto accediamo alla finestra in cui è possibile customizzare come vogliamo la tipologia del colore, creando quindi un colore diverso da quelli preimpostati nella tavolozza di partenza. Nel mixer posso eliminare tutti gli elementi che si trovano sullo stesso slot in diversi canali premendo Shift e poi Delete. O al contrario, se so che mi serve un compressore su tutti questi canali, sempre premendo Shift posso inserire il compressore. Se invece mi serve soltanto su questi 3 canali, seleziono questi 3 canali e poi tenendo premuto Option lo inserisco solo su questi 3. Tramite questo slot posso ad esempio inviare i dati da queste 4 tracce al canale ausiliare del riverbero. In questo caso però vado a inserire il bus soltanto sulla prima traccia e con il doppio clic imposto ad esempio il valore di +2. A questo punto, con questa traccia selezionata, col tasto destro posso fare Copy Feature e poi Sense. Seleziono poi queste 3 tracce e tenendo premuto Option, col tasto destro vado a cliccare Paste Sense. Se invece ho un fader che voglio riportare a 0, mi basterà cliccare 2 volte su di esso. Per muovere più di un fader contemporaneamente dovrò selezionare le tracce che voglio sistemare, poi tenendo premuto il tasto Option posso muovere contemporaneamente tutti i canali selezionati.